Sei stata forse una delle prime che mi ha proprio fatto notare che questo mio essere diversa era una mia forza, cioè era un mio non cedere al conformismo, no? Il mio non accontentarmi, no? Benvenuta a una nuova puntata di A Letto con Bianca, io sono Bianca Balti e con me c'è Francesca Cavallo! Beh, a parte che essere mia amica, come ti definiresti al mondo? Mi definirei una scrittrice, Sì. un'attivista Sì. e un'imprenditrice. Sì. Queste E tre basta? cose. Secondo me potresti andare avanti all'infinito, no? Sì, però poi finiamo il tempo. È vero, poi non possiamo più giocare. E allora iniziamo subito, vai! Chissà. Allora, ho un po' paura, devo dire. Ma Vediamo. paura di non pescare qualcosa o di pescarla? No, di pescarla. Allora, descrivi la tua amicizia ideale. Oh! Ah! Beh, la mia amicizia Tra con te amiche. è un'amicizia ideale. Ma perché? Ma perché noi ci siamo conosciute in modo del tutto casuale Sì, sui vero. social media, quindi a distanza, nonostante avessimo vissuto nella stessa città, non ci siamo conosciute nella stessa Vero. città, ma quando io mi sono trasferita dall'altra parte del mondo Sì. e ci siamo ritrovate in modo abbastanza casuale ad accompagnarci. Super casuale, Sì, veramente. Cioè, nella fine di una tramite una storia. terza persona che poi, almeno io non frequento nella mia quotidianità, no? E poi, continua, poi- che è bellissimo. No, ci siamo accompagnate nella fine di una relazione, una la mia, una la tua, e in qualche modo ci siamo state l'una per l'altra, abbiamo un po' custodito la nostra reciproca guarigione. È vero, e poi tipo ci siamo incontrate in un pranzo Sì. e poi subito ci siamo fatte una vacanza Sì. insieme. È vero, e però Quindi era da tanto che non ci vedevamo, per sì. cui in quel senso l'amicizia ideale per me deve essere quella che persiste anche con la lontananza, no? Perché Certo. con la vita che faccio e che anche tu fai, no? È difficile mantenere l'ideale, quello di amicizia in cui ci si vede, non so, tutte le sere a fare l'aperitivo, eccetera, eccetera, no? Per cui per me è proprio quella cosa lì di sentire quell'affetto nonostante la lontananza. Infatti mi sembrava di averti visto l'altro ieri, invece era quasi un anno che non ci vedevamo Sì. in persona, no? Però è proprio quella cosa, cioè per me tu sei molto vicina nel mio cuore, anche se sei lontana. Anche tu per me. Ma è quella cosa lì anche della tranquillità che tu hai di sapere che l'altra persona comunque non è lì ad aspettare che tu sbagli, È vero. ma anzi, cioè la tranquillità di sapere che ci saranno dei periodi in cui magari riuscite a sentirvi di più, dei periodi in cui meno. Secondo me questo in un'amicizia, diciamo, da adulti è fondamentale. È vero, è vero. E che altro? Beh, però permettiamoci di vederci un pochino. Sì. Che comunque non guasta, mannaggia. È vero, è vero. E per cui in generale, nonostante la nostra amicizia tra me e te, è quella la cosa. Sì. Sì. E io penso anche quella rilassatezza che forse mi è mancata all'interno della famiglia, no? Per cui la famiglia che ti scegli, no? L'amicizia. E per cui diciamo che mi piace trovare nelle mie amiche quella serenità, tranquillità nello stare insieme che magari non ho trovato con la famiglia di nascita, no? Sì, di qualcuno che non si aspetta nulla Sì. e che è in grado veramente di accettarti per È quello vero. che sei. Quella cosa lì è Quell'amore bellissima. incondizionato, Sì. è vero. Che tra l'altro si trova nelle amicizie, ma io ancora non ho trovato nelle relazioni romantiche, per cui evviva l'amicizia, veramente. Vai, allora adesso tocca a te farmi pescare una carta. Ah, ok. Vediamo. Vai. Non te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo. Io questa voglio. Ho ancora più paura. No, addirittura, come se le conoscessi tutte. Allora, se potessi parlare con la versione adolescente di te stessa, cosa le diresti? Le direi fatti coraggio, bella mia, perché ne passerai diverse. E poi le direi anche zia sei lesbica. Così magari mi sbrigherei un po' prima. Sì, però amore, con la prima cosa che le dici, alla fine questa poverina si spaventa. Fatti coraggio, tipo, oddio. Forse le potrei anche soltanto dire zia sei lesbica. Sì. E questo e anche già dagli, aiuterebbe. Non so, qualcosa... Sì. Piuttosto, no? Poveraccia l'adolescente. Sì. No, va bene. Allora poi vado io e gli dico, no, non ti preoccupare. No, io alla mia direi...
non devi provare così tanto a essere cool perché sei cool, punto. Cioè sei proprio nata cool, basta, no? Perché è tutto stato fatto per essere, per appartenere, no? E invece cioè, alla fine avrei dovuto sapere che io già appartenevo, ero io e gli altri avrebbero dovuto seguire, altro che sì. il contrario, quello sì. Ma Sì. tante cose. Però sì, io di sicuro non l'avrei spaventata come faresti tu, tipo ne passerai, no? Che No, io già effettivamente avevo... è meglio che non mi sono incontrata da adolescente. Io già avevo un terrore di invecchiare, per cui mamma dicevo, mamma mia, guarda che Sola, che è la versione più vecchia di... No, ma forse anche sai cosa le direi? Le direi non ti preoccupare se a volte ti senti fuori dal coro, perché Sì. questo sarà uno dei tuoi maggiori asset nella vita. Da una parte mettiti l'anima in pace che ti sentirai sempre fuori dal coro e dall'altra vedrai che questa è una delle cose più belle di te. Ancora, però quella parte lì di ti sentirai sempre fuori dal coro, forse la ometterei. Anche quello. Però mi avrebbe confortato sapere che non era una cosa che dipendeva da una mia inadeguatezza e che faceva proprio parte di come sono fatta io. Ma tu ti senti ancora fuori dal coro? Assolutamente sì. Ma però con orgoglio. Sì. Adesso sì, con sì, orgoglio, sì. cioè qua è il fuori dal coro. Cioè... Però certe volte mi pesa, perché comunque mi sento sola in alcuni casi, perché comunque quando si sceglie di avere un ruolo di leadership all'interno di un'azienda, oppure di non seguire, diciamo, acriticamente determinate tendenze, no? E di dire io, siccome sto in questo gruppo, devo pensare queste cose, e invece di problematizzare i pensieri, no? Di dire ma io ci credo veramente in questo oppure lo sto facendo soltanto per compiacere la mia comunità. Questo a volte ti isola, cioè ci sono alcune volte in cui vieni celebrato e altre volte in cui però ti isola tanto e ci vuole coraggio per continuare a frequentare se stessi. Certo, sì. Che brava. Io non lo so se mi sento... Sì, mi sento sempre diversa, sì. E non lo so se in una maniera di cui sono orgogliosa. Sì, secondo me sì. Io penso che noi abbiamo legato tanto anche perché condividiamo questa cosa. Veramente. Sì. In maniere diverse, però tu mi hai confortato tantissimo nella mia diversità. Sei stata forse una delle prime che mi ha proprio fatto notare che questo mio essere diversa era una mia forza, cioè era un mio... non cedere al conformismo, no? Il mio non accontentarmi, no? Perché comunque invece dalla parte della società, dalla famiglia, eccetera, eccetera, mi arrivava un altro messaggio. Però io dentro di me, è come se tu avessi dato voce finalmente a quell'intuito che avevo dentro, ma che non trovando riscontro negli altri non aveva il coraggio di crederci, no? Che bello, sono contenta. Va bene, allora adesso tocca ancora a te, vai. Altra carta. Allora, altra carta, scelgo... altra paura. Sì. Vai, proprio quella, nascosta. Vado io? Ah no, no ma ne devo leggere io? No, anche. va bene, non c'è mi hanno regola. detto le regole. Ok, vabbè, non lo so, sono curiosa di sapere la risposta. Di quale vizio ti vuoi liberare? Che vizio hai tu, Francesca? Non mi sembri una viziosa, vizi. Vero? Non Però ho di sicuro ce li hai, facci sapere. Ma che vizio? Forse il vizio di lavorare troppo. Ecco. Sì. Ma tipo workaholic proprio? Tipo... Cioè del tipo che se non lavoro mi sento che sto rubando qualcosa a qualcuno. Cioè tu proprio leghi un po' il tuo valore a quello che dai nel lavoro. Vabbè, ma in E te? Vizi, io invece ce l'ho tutti i vizi. No, è vero, Francesca. Di vizio, quale vizio? Di cercare sempre conferma negli uomini. Sì. Quella cosa lì che assolutamente, cioè nel senso, quella cosa che non sono, anche adesso che sono molto più forte, che mi voglio molto più bene, che mi vedo veramente per quello che sono, però è come se nel momento in cui mi viene a mancare quell'approvazione dall'uomo, comunque ho un dubbio in più. Perché è l'unica cosa nella mia vita che manca, che non ho ancora capito, no? È quella cosa lì, sì. Però ti osservi mentre lo fai adesso. Sì, e lo riconosco. Questo è una cosa enorme, perché magari uno dei vizi non si libera mai, però secondo me se impara ad osservarsi mentre sta accedendo a quella tentazione, comunque cambia tutto. O almeno io questo... È l'inizio, perché possa cambiare tutto. Sì, è vero. È un po' come dicevamo con un'altra ospite, come se la teoria l'ho passata, adesso vediamo se passa anche la pratica. Così. Però sì, è vero, il primo passo è quello. E comunque se voglio farlo, riesco a guardarmi da fuori e fare un passo indietro. È che certe volte è quello il vizio. È che il vizio è talmente familiare
che comunque crea un comfort, è Sì. per quello, no, che è difficile uscirne, perché sì, magari adesso lo vedo, però la tentazione di tornare in quel posto familiare è comunque sempre forte. Sì, certo. Anche per me è così, con la questione del lavoro. Però, cioè, il vizio secondo me è tale quando diventa un problema. Per te è un problema quello del lavoro? Un po' mi separa dal fatto di godermi un pochino di più la vita, perché è comunque brutto il fatto che uno lavora tanto, è giusto che goda dei frutti del proprio lavoro, no? Certo. E io invece non riesco a farlo tanto questa cosa qui, perché nelle giornate in cui non lavoro me lo devo dare come compito. Allora se me lo racconto come se ti riposi poi domani scriverai meglio, allora all'interno di quello schema lì riesco a rilassarmi, però sono un po', che palle. Ok, vabbè, dai, magari arriverà il tempo anche di rilassarsi, sì. dai, vedilo così, no? È tipo Spero una stagione della vita in cui lavori e poi ad un certo punto ti rilasserai, sì. Va bene. Beh, quando siamo stati in Puglia mi sono rilassata. Super, quindi. sì, infatti, beh, posso dire, sembravi rilassata anche quest'anno in Puglia, o sbaglio? Sì, ero rilassata. Sì. O facevi finta sui social? No. Ok. Ero genuinamente rilassata. Si vedeva. Ci sono alcune situazioni che sono più, diciamo, me lo rendono più facile. Certo, e sono contenta di questo per te. Allora, fammi pescare. Allora, vai, Ok. pesca. Vai. Allora, io voglio proprio questa che mi sa che è difficile Allora, per te questa la leggo io. Vai. In che modo ti saresti fatta da mamma? Peso. Allora, in che modo mi sarei fatta da mamma lo so, perché cerco di farmelo tutti i giorni, cioè perché comunque è proprio il modo in cui sto cercando di prendermi cura di me stessa, è pensare a me bambina, per cui proprio anche visualizzarmi bambina e essere più clemente con me stessa nel momento in cui sono la Bianca bambina rispetto alla Bianca adulta. Sai, è facile anche per me rispondere perché sono mamma, per cui penso di essere mamma adesso, soprattutto con Mia rispetto a Matilde, però adesso con Mia nel modo in cui avrei voluto che mia mamma fosse mamma con me. E io ad esempio a Mia dico sempre che lei è perfetta così com'è e io l'amo proprio esattamente per quello che è, no? E l'altro giorno mi ha detto: mamma, ma tu non vorresti che io ritornassi piccola? Non ti manca quando ero un baby, no? E se io avessi risposto onestamente avrei detto tantissimo. Poi ci ho pensato e ho detto: no amore, io ti amo più che mai come sei adesso. È quella cosa lì, hai capito? Che non voglio instillare, e avrei voluto che mia mamma non instillasse in me quel pensiero che avrei dovuto essere diversa da com'ero per essere amabile, no? E invece mia mamma lo faceva sempre, purtroppo. Cioè, purtroppo, so che non lo faceva apposta. Sì, certo. Però io quella cosa ce l'avevo, cioè io ero troppo esuberante, di sicuro, ero troppo. Ma che vuol dire però poi? Esuberante di sicuro, Sì. Cioè era proprio quella cosa lì sentivo proprio che si vergognava della mia esuberanza. Però insomma, vabbè, in generale, ecco, secondo me è giusto far sentire i figli giusti per quello che sono, perché in effetti siamo quel che siamo. Sì, certo. E tu? Devi rispondere anche tu, No. Stavo cercando di... No! No, io ci sono alcune cose che rifarei come le ha fatte mia mamma. Per esempio, mia mamma mi ha sempre detto una cosa bellissima, che quando lei ha scoperto di essere incinta di me, si è sforzata per tutta la gravidanza di non immaginarmi. Ok. Perché non voleva che una volta nata io dovessi confrontarmi con quello che lei si era immaginata. È bellissimo, Questa è una cosa meravigliosa. È esattamente l'opposto di quello che ha fatto mia mamma. Vabbè, ma è bellissimo, non lo sapevo. Quindi questo lo rifarei uguale. Magari, diciamo, il modo in cui io mi farei da mamma, direi a me stessa bambina: non ti lascerò mai. Qualsiasi cosa tu possa fare, io non ti abbandonerò mai. Questo mi è un po' mancato, devo dire. Magari, cioè, per mia mamma era evidente che lei non sarebbe mai andata via e non se n'è mai andata, però c'era quel modo di minacciare i bambini che si usava un tempo, dicendo la mamma se ne va se fai la monella. E io terribile, la prendevo sul serio. Terrorismo psicologico. Sì, io la prendevo sul serio, anche perché poi c'erano anche delle storie elaborate, tipo ti porta via il signore delle bombole. Quindi io avendo sempre avuto un'immaginazione molto fervida. Il signore delle bombole del gas? Sì, perché non c'era il gasdotto negli anni '80 a Lizzano. Quindi veniva il signore con il camion e le bombole del gas
che apparentemente nella mitologia familiare della famiglia Cavallo portava via insieme alle bombole vuote i bambini cattivi. Quindi io ho questa immagine che, perché ripeto, avevo un'immaginazione molto fervida e vedevo questa scena, che è uno dei ricordi della mia infanzia. Comunque io mi immaginavo tra queste bombole vuote. Te lo ricordi il viso del Signore delle Bombole? No. No, meno male. È rimasto, cioè, come nei film horror, no? Che rimane senza volto. Sì. Terribile. Che il bambino vede, ma siccome è basso vede solo fino all'ombelico praticamente. Sì. Quindi le bombole e i piedi di questo signore, terribile. Oh mamma mia! Terribile. Allora, direi che abbiamo tempo per un'altra carta. Vai. Ci è andata bene fino adesso. Fino adesso ci è andata tutto sommato bene. Dai. Adesso... Ce la siamo cavata pure con la mamma. Ecco, infatti. Allora, qual è un'opinione che sei felice di non avere più? Posso pensarci? Sì, Vuoi te la dico io tu, se vuoi. Sì. Vuoi dirmi tu la mia? No, ti dico la mia. Sì. Io la cosa che sono felicissima di non pensare più è che le cose siano bianche o nere. Ok. Io sono stata convintissima molto a lungo del fatto che le cose fossero o in un modo o in un altro e che non ci fossero vie di mezzo, non ci fossero sfumature. E solo dopo anni di analisi ho capito che in realtà quella è una risposta al trauma. Cioè che pensare che tutto debba essere bianco o nero e non intrattenere la possibilità della sfumatura è la visione di una persona traumatizzata. Certo. Quindi piano piano sto recuperando il piacere della sfumatura. Bello, sono contenta per te perché già saper rispondere vuol dire che ci hai fatto del lavoro, no? È vero che ne sei consapevole, brava. Allora, invece io 2 cose. Allora, una, che non voglio più credere a quello che dicono tutti gli altri rispetto a quello che credo io nelle relazioni romantiche, per cui sono contenta di aver capito questa cosa, per cui non so se ci ricadrò ancora, però perlomeno, come dicevamo prima, il fatto che l'abbia riconosciuto abbassa il rischio, no? L'altro è forse adesso, io sono ancora bianco e nero, lo sai, io sono molto black and white, no? Però so che non ho sempre ragione, che è diverso dal pensare che gli altri hanno ragione o che l'uomo con cui sto abbia ragione rispetto a me. Però adesso so che posso imparare dagli altri o che posso tenere la mente aperta ad imparare dagli altri. Invece prima no, era proprio io, quello che ho detto è così, invece adesso mi rendo conto che in effetti c'è tanto da imparare, no? Ma infatti a me non dai l'idea di non intrattenere le sfumature. Forse sei un po' severa con te stessa su questa cosa. Sì, anche con gli altri, nel senso che se gli altri hanno idee, soprattutto a livello di valori umani, politici, così, allora per me su quello è più difficile però. No. Su quello è più difficile. Quello è difficile, vero? Sì. Ok, per cui non bisogna sempre vedere comunque le sfumature, dipende su che cosa, no? Però poi siamo umani. Cioè il punto è che le ideologie sono ideologie e poi ci sono gli esseri umani che non sono totalmente la propria ideologia. Questo è importante ricordarselo. Ovvero sono anche loro plasmati dalla loro esperienza, no? E poi non è che il fatto di avere un'opinione ti esaurisce come essere umano. È un'opinione che è contenuta all'interno di un corpo, di una testa, di un cuore, ma poi ce ne sono tante altre, ci sono i propri comportamenti che spesso contraddicono quella stessa opinione. È più complesso. Sì, in quello io sono molto più rigida. Sì, non sono ancora arrivata a questa saggezza. Franceschina, siamo arrivati alla fine, mannaggia, vero che volano 20 minuti, mannaggia, volano. Però io con te, aspettate che ho male dappertutto, soprattutto a questa gamba. No, volevo terminare questa puntata leggendo la dedica che mi hai fatto. Io ovviamente il tuo libro già l'ho letto, ma me l'ero comprata e non avevo la dedica, per cui vediamo. Milano 7-10-20-22, per cui... no, 7, io vedi che sono americana, pensavo... Sì, 10 luglio. Me l'avevi scritta a luglio. Alla mia cara Bianca, grazie per aver fatto parte di questo viaggio di guarigione con allegria, grazia ed affetto. Ti voglio un gran bene. Francesca. Anch'io ti voglio un gran bene. Cosa? Che bello. Io sono nel tuo libro, tra l'altro. Sì, certo che ci sei. È perché veramente hai fatto parte di questo viaggio di guarigione. Sì, in così poco tempo, però, è vero? Sì. Anche tu, grazie tantissimo. Grazie. Sono contenta di aver condiviso con voi la mia grandissima amica Francesca Cavallo e ciao! Ciao!